mondo dello spettacolo si è acceso di colpo quando Barbakhtas e Yağmur Yüksel si sono ritrovati, quasi senza volerlo, al centro di una tempesta inattesa. Gli appassionati di serie e cinema turchi, che seguono ogni loro mossa con sguardo attento, hanno iniziato a dire che lo scenario gonfiato di pettegolezzi che li circondava da tempo si stava finalmente dissolvendo, come carta bruciata al primo soffio di verità. Per anni voci, supposizioni e narrazioni artefatte hanno avvolto la loro storia professionale e personale, creando una nebbia fitta che spesso ha oscurato ciò che davvero contava, quello che loro due, con il loro talento e la loro alchimia, sono stati capaci di costruire. Ma adesso, un susseguirsi di avvenimenti inattesi ha scosso l'aria, spingendo tutti a guardare di nuovo verso la stessa scena, con occhi diversi, più lucidi e meno impressionabili. Secondo ciò che filtra dai corridoi delle produzioni e dalle conversazioni sussurrate tra addetti ai lavori, Barbakhtas e Yağmur Yüksel hanno compiuto di recente un gesto che molti interpretano come una sfida frontale alle storie esagerate che li inseguono fin dalla loro collaborazione più iconica. Per qualcuno è stato un attimo, un dettaglio, per altri una strategia a lungo pensata. Le fonti interne lo descrivono come un momento emblematico. Invece di inseguire l'ennesima smentita o lasciarsi trascinare in contronarrazioni rumorose, la coppia ha preferito far parlare i fatti, accettando che i gesti, i piccoli segnali, i modi di sostenersi a vicenda sul set e fuori, potessero raccontare molto più di qualunque comunicato. C'è chi giura che il cambiamento sia iniziato piano, in modo quasi impercettibile. In interviste separate, in presentazioni di progetti diversi, in incontri con i fan, Bar ha messo l'accento su quanto stimi la disciplina, la misura e la sensibilità artistica di Yağmur. A sua volta, Yağmur ha ricordato quanto il rigore, l'ironia e la capacità di ascolto di Bar abbiano influito sul suo modo di lavorare. Parole semplici, pronunciate con misura, e proprio per questo potenti. I fan hanno colto subito quel tono. Non suonava come un copione da ufficio stampa, ma come una ribadita fiducia reciproca, come l'eco di un'intesa coltivata al riparo da telecamere curiose. E così, lentamente, il racconto sfuggito di mano negli anni scorsi ha iniziato a riscriversi da solo, spostando l'attenzione dalla confusione all'essenziale. Poi è successo quel dettaglio che ha incendiato i commenti, un frammento di dietro le quinte, apparso online senza trombe né fanfare. Il video era breve, appena una manciata di secondi, e tuttavia è bastato. Si vedono corridoi di produzione, rumore di passi, microfoni che gracchiano e voci coperte da un brusio costante. Nel frame, Bar si ferma e, con un gesto spontaneo, aggiusta il microfono che sfiora la spalla di Yağmur, le sorride, le sussurra qualcosa che non si sente bene, e lei ricambia con una risata trattenuta, di quelle che si scambiano due persone che condividono lo stesso ritmo, lo stesso tempo. Nessun grande proclama, nessuna dichiarazione. Solo un attimo, perfetto nella sua semplicità. E quel brevissimo scambio è bastato perché molti insistessero. La presunta distanza, la tensione tanto raccontata dai giornali, non era altro che un malinteso elevato a saga, un fraintendimento trasformato in racconto quotidiano. Nel frattempo, il dibattito tra i fan è divampato. C'è chi ha rievocato i titoli drastici che per anni hanno insegnato a guardare Barbakhtas e Yağmur Yüksel con sospetto, come se ogni loro sorriso fosse una pista e ogni movimento una prova da interpretare al microscopio. C'è chi ha ammesso di essersi stancato di teorie e diagrammi, di schermate salvate e confronti cronologici. E c'è chi ha detto chiaramente che i due, con calma e costanza, hanno di fatto bruciato il vecchio copione costruito su chiacchiere e semiverità, sostituendolo con una trama nuova, tutta fondata su trasparenza, rispetto e una misura comunicativa che nel frastuono generalizzato suona quasi rivoluzionaria. La loro presenza rinnovata nei circuiti mediatici non somiglia a una strategia aggressiva. Al contrario, appare come una scia naturale di passi misurati. Una foto insieme, ma non studiata, uno scambio di battute accennato in una conferenza stampa, un riconoscimento sul palco in cui l'uno ringrazia l'altra senza retorica. È in questa normalità che si è riaccesa l'ammirazione per una coppia che ha segnato, a suo modo, un'epoca recente di fiction e cinema. La chimica che un tempo aveva rapito il pubblico sembra riaffiorare senza sforzo, come se fosse rimasta lì,
pronta a riaccendersi alla prima occasione giusta. E molti si sono ritrovati a ricordare perché, all'epoca, Bar e Yamur erano diventati un punto di riferimento, un binomio capace di far parlare di sé ben oltre l'uscita di una serie. Naturalmente non sono mancati gli scettici. Alcuni osservatori hanno ricordato che i meccanismi della notorietà non si disinnescano con un singolo gesto e che le letture divergono sempre, specialmente quando la curiosità pubblica diventa una lente deformante. Ma è proprio qui che la coppia sembra avere trovato la propria postura. Niente crociate, niente invettive, nessun bisogno di alimentare il gioco al massacro. Solo la costanza di un messaggio: ci siamo, lavoriamo, ci rispettiamo, e non c'è trama parallela che valga più della sostanza che portiamo nei nostri progetti. È una frase non detta, e tuttavia la si sente, rimbombare tra un titolo e un post, tra un'intervista e il vociare dei commenti. In molti hanno ripercorso gli inizi, mettendo in fila immagini e ricordi. Quando tutto era partito, la curiosità era pura, quasi ingenua, due volti che funzionano insieme, due percorsi che si incrociano, due stili che si mescolano. Poi, complici l'attenzione costante e l'inevitabile bisogno di trovare sempre un colpo di scena, la narrazione si era ingarbugliata, come un gomitolo trascinato troppo a lungo sul pavimento. Così si era arrivati a interpretare pause come rotture, silenzi come sentenze, deviazioni di calendario come messaggi cifrati. Eppure, guardando il piccolo video dietro le quinte e ascoltando le parole misurate delle loro ultime uscite pubbliche, quel nodo ha iniziato a sciogliersi. C'è anche un aspetto più sottile, che i fan più attenti hanno colto al volo. Sia Barbakhtas sia Yamur Yüksel hanno adottato, negli ultimi mesi, un linguaggio che non seduce con promesse, ma invita a guardare ai risultati. Quando parlano, rimandano sempre alla concretezza del lavoro, alla qualità di una scena, alla credibilità di un personaggio. Non promettono mondi, non accendono aspettative brucianti per poi lasciarle raffreddare. E questa lucidità ha restituito loro la regia del racconto. È come se avessero preso per mano la narrazione che li riguarda e l'avessero riportata sul set, dove si crea davvero, dove le luci non sono spietate ma necessarie, dove ogni gesto ha senso perché fa parte di un copione costruito con cura. Un dettaglio che ha fatto discutere è arrivato durante una recente presentazione. Bar, solitamente schivo, ha detto una frase minima e limpida: quando lavori con chi ti comprende, metà del lavoro è già fatto. Yamur, a sua volta, ha aggiunto che la fiducia è una colonna invisibile ma indispensabile e che, senza, ogni costruzione diventa fragile. Non c'è stato bisogno di aggiungere altro. Le parole, riflesse sull'esperienza che tutti ricordano, hanno risuonato come un chiarimento finale. Nessuna rivelazione gridata, solo una messa a fuoco: ciò che conta è ciò che sanno fare insieme, ciò che hanno saputo fare e potranno tornare a fare, a prescindere dal rumore di fondo. Intanto il pubblico ha risposto con un entusiasmo particolare, non urlato, ma profondo. Nei commenti si legge un sollievo che ha il sapore di una riconciliazione, non con una favola, ma con la realtà. Non si tratta di alimentare sogni a occhi aperti, quanto di riconoscere a due professionisti serietà e misura. Qualcuno ha scritto che vedere di nuovo Barbakhtas e Yamur Yüksel presentarsi con questa naturalezza è stato come ritrovare una canzone che non si ascoltava da tempo, ma che appena parte restituisce un'emozione familiare, intatta. Si è parlato anche della loro immagine pubblica, spesso appesantita da preconcetti. L'idea di due stelle costrette a muoversi come in una coreografia pensata solo per piacere alla platea ha lasciato il posto alla sensazione di due persone che procedono a ritmo proprio, con un baricentro saldo. In un mondo che spinge costantemente a semplificare tutto, la loro scelta di non aderire a un ruolo unico e comodo ha generato rispetto. Non hanno cercato scorciatoie, non hanno tratto profitto dal fraintendimento. Hanno tollerato la tempesta, e quando il vento ha smesso di urlare, sono rimasti al loro posto. Questo non significa che la strada sia spianata. Ogni passo in avanti ha i suoi controcanti. La curiosità continuerà a bussare, le ipotesi a rincorrersi. Ma la differenza, adesso, è evidente: il ritmo lo dettano loro. Il ritorno davanti ai microfoni non ha il sapore di un tour di riparazione,
ma di una ripresa naturale del dialogo. Quando indicano un progetto, lo fanno perché quel progetto parla per loro. Quando raccontano un aneddoto, lo circoscrivono, lasciando al non detto la sua funzione di confine. È una grammatica sobria, e proprio per questo potente. Alla domanda che molti si fanno, siamo davanti a una nuova fase per la coppia o solo alla correzione di vecchi errori di lettura? Non c'è una risposta definitiva, e forse non ce n'è bisogno. Ciò che appare chiaro è un'altra cosa. Barbactas e Yamur Yüksel hanno ripreso in mano il proprio racconto. Hanno sostituito la frenesia degli smentiti con la fermezza dei gesti. Hanno ricordato a tutti che un'alleanza artistica non nasce in un titolo e non muore in un hashtag, ma vive nello spazio vivo tra due sguardi che si incontrano, tra una battuta ben detta e una pausa al momento giusto. E allora, guardando indietro e osservando il presente, si capisce perché questo momento ha il sapore di una svolta. Non un colpo di scena orchestrato, ma una maturità conquistata. Non un lampo passeggero, ma una luce che, senza abbagliare, illumina ciò che conta. Che sia l'inizio di un nuovo capitolo o il capitolo giusto letto finalmente con attenzione, una cosa è certa, Barbactas e Yamur Yüksel hanno lasciato al loro talento la parola definitiva, e hanno tolto spazio a tutto ciò che li voleva altrove. La narrazione che li riguarda può cambiare, come cambiano le stagioni. Ma la loro scelta di restare fedeli a ciò che sanno fare, e a come sanno farlo insieme, ha imposto un confine netto tra l'eco del pettegolezzo e la voce della verità. Da qui in avanti, è questa la musica che accompagnerà i loro passi, e chi vorrà davvero seguirli dovrà abituarsi a questo ritmo sobrio, preciso, eloquente quanto basta. In fondo, l'immagine che rimane, più di ogni altra, è quella del corridoio di produzione. Passi, mormorii, luci non ancora accese del tutto, e un gesto semplice, quasi invisibile, che però dice tutto. Dice che le storie più solide si costruiscono così, senza clamori inutili. Dice che la stima, quando è vera, regge alle interpretazioni e al tempo. Dice che, di fronte a chi prova a trasformare ogni sguardo in un enigma, la risposta migliore è la normalità. E Bare Yamur, con quella normalità, hanno appena ribaltato ciò che per anni era stato un copione rigido, restituendo a se stessi, e a chi li segue, la libertà di credere a ciò che si vede davvero. Ed è forse questa, tra tutte, la sorpresa più grande, scoprire che la semplicità, quando incontra il talento, torna sempre a essere la notizia migliore.